Ciao a tutti e bentrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. Oggi andiamo a porre la nostra lente di ingrandimento sulla mountain bike sviluppata dal settore marathon del team Villiers Triestina Pirelli per le gare più lunghe e impegnative, quelle dove c'è più dislivello, quelle dove serve una bicicletta super scattante, super leggera e super rigida. Ciao, sono Samuele Porro, siamo qui il giorno prima della Hero Dolomites e come tutti gli anni ci presentiamo a questa gara col frontino Villiers Triestina USMA SLR, la Hardtail Racing di casa Villiers. È una mountain bike da gara pensata per il team e sviluppata insieme al Team Factory. Una mountain bike creata per le esigenze dei maratoneti che si trovano spesso ad affrontare dei tracciati super lunghi, super in salita come quelli della Hero Dolomites. Quindi proprio una bicicletta pensata per quelle gare sulla lunga distanza e con tanti metri di dislivello, dove ancora una hardtail dice la sua e può fare la differenza. La nostra curiosità di scoprire com'era la USMA SLR era tanta perché volevamo vedere come la casa italiana aveva declinato la sua nuova race machine e possiamo dire che non siamo rimasti delusi, soprattutto non siamo rimasti delusi perché è proprio quello che ci aspettavamo, ovvero una mountain bike front super cattiva e super rigida, tanto rigida che ci ha ricordato la nostra maestra delle elementari quando cercava di insegnarci le tabelline, rigidissima. Noi abbiamo provato il top di gamma, ovvero la Villiers Triestina USMA SLR XX1, montata con il top del top, gruppo XX1, freni XTR Shimano, quindi una coppiata super vincente perché, come sappiamo benissimo, i freni XTR nell'ambito cross country sono forse i migliori. Forcella Fox Factory Kashima, ruote naturalmente Miche, che è un'azienda sotto l'ombrello di Villiers Triestina, in questo caso sono le K1 Evo, quelle che anche noi avevamo già testato e sono quelle anche queste sviluppate insieme al team Villiers Triestina Factory. Quindi una bicicletta che è nata sì col telaio ma anche con le ruote attaccate ed è per questo infatti che viene offerta in una varia serie di montaggi, ma quasi tutti, anzi diremmo tutti, montano proprio ruote Miche, o le K1 oppure le K4. L'altra cosa molto interessante del montaggio è l'Urta Bar, ovvero il manubrio integrato realizzato direttamente da Villiers. Questo manubrio è stato all'inizio sviluppato per la Full Suspended, ovvero la Urta SLR, bicicletta che tra l'altro da poco è stata, diciamo, sorpassata dalla Urta Max, ovvero il modello da 120 mm sviluppato appositamente per il settore cross country di Coppa del Mondo del team Villiers Pirelli. Nel marathon c'è ancora bisogno di una bicicletta hardtail leggera, super rigida, che dia tanta velocità soprattutto in salita, proprio per delle gare come la Hero per esempio. È una bici molto semplice, la si vede, è una hardtail classica, basso e schiacciato l'orizzontale, mentre un po' più tondeggiante l'obliquo, ma sempre con delle forme sull'ovale. Il tubo piantone tondo classico con lo svasamento per fare il carro più corto e un carro che parte dal nodo sella, scende dritto, quindi non è basso come si vedono ultimamente, e dei foderi che sono abbastanza rettangolari. Così a prima vista sembrerebbe un carro abbastanza classico, ma non lasciatevi ingannare perché questa bicicletta è una delle hardtail più rigide che abbiamo provato ultimamente, che può essere un vantaggio, un grande vantaggio se si vuole gareggiare, ma che in un uso un po' meno competitivo, un po' meno agonistico, può risultare una bicicletta un po' più difficile da guidare. Infatti qui siamo di fronte a una mountain bike hardtail per un pubblico evoluto, per quel biker che cerca una bicicletta specifica per spingere il massimo possibile, contando soprattutto sulla leggerezza. Parlando di leggerezza, qui siamo davanti a una bicicletta che in taglia L ha fermato l'ago della nostra bilancia a 9,5 kg, leggera ma non leggerissima, non alla ricerca della massima leggerezza, con reggisella fisso. C'è però l'opportunità di montare reggisella telescopico con passaggio interno dei cavi ma con diametro da 27,2, quindi una bicicletta pensata veramente per la leggerezza. Basti pensare che il telaio
ha un peso dichiarato di 850 grammi in taglia L, quindi abbiamo una struttura che una delle prime cose che guarda è la leggerezza, l'altra cosa la rigidità. E la rigidità naturalmente parte anche dalla lunghezza del carro, 425 mm, un carro molto corto, e questo rende il retrotreno super scattante con tutta la bicicletta che lo segue. Anche l'angolo di sterzo, che è da 67,75 gradi, quindi non super aperto, diciamo un angolo di sterzo un po' più tradizionale, fa sì che sia una bicicletta che ti proietta molto in avanti, che ti proietta in una posizione aggressiva. Quello che la rende un po' più comoda è invece l'angolo piantone da 75 gradi, non super verticale, ma abbastanza verticale da farti avere una ottima posizione di pedalata, quindi un angolo del pedale che spinge molto bene, ma anche leggermente arretrato in modo da farti stare più comodo sulle lunghe distanze. Infatti quello che va a cercare di fare la USMA SLR è proprio quello di unire quello che è il comfort sulle lunghe distanze con le performance in gara. Non a caso il motto è Flow is fast. USMA. Turn your day around. L'altra cosa che non è estrema è il reach, siamo davanti a un reach di 454 mm per la taglia L. Possiamo dire delle geometrie moderne ma non esasperate, non per esempio come appunto quello della Urtamax, che invece è molto più aperta, molto più indirizzata verso un uso super aggressivo dal punto di vista della discesa nel mondo delle gare cross country. Qui invece abbiamo la giusta amalgama tra rigidità, comodità sulle lunghe distanze e cattiveria agonistica per quello che è il mondo marathon. La struttura del telaio, il carbonio, che è l'AS Mode, è lo stesso utilizzato per la Wheeler Triestina Zero SLR, il super top di gamma delle biciclette da strada, e infatti l'idea è proprio quella di realizzare una mountain bike molto vicina alle prestazioni di rigidità del mondo stradale. Una bicicletta che si pone all'altissima gamma, e in questo caso, nel caso di questa montata XX1 al top, anche il prezzo è bello elevato, stiamo parlando di 9.700 euro. Siamo a quello che è la gioielleria italiana del mondo front. Noi qui in redazione abbiamo pedalato su una taglia L, in realtà non ci ho pedalato tanto io, ci ha pedalato soprattutto Lorenzo, che lui è ancora racer dentro, ci ha pedalato sia sui nostri sentieri test, sia su una serie di gare e gran fondo di inizio anno, e i risultati sono arrivati. Lui la gamba ce l'ha ed è la bicicletta giusta per lui spingere così cattiva e agonistica. La taglia L per me, che sono 1,78 m e pedalo a 74 centimetri come altezza sella, è leggermente grande. Ci sto tranquillo, ma è leggermente grande, meglio una taglia M. Lorenzo, che invece è 1,84 m circa, su questa L ci è stato perfettamente, la taglia giusta per lui. Anche l'Urta Bar con lunghezza da 80 era perfetto. Quindi se siete a cavallo tra la M e la L, se siete attorno al 1,80 m, a seconda di come siete, io per esempio, che sono sempre a metà tra le due taglie, preferirei andare su una M piuttosto che su una L. Questo per darvi un po' i chiarimenti. Quando l'ho provata la prima volta l'ho portata subito sul nostro sentiero test per eccellenza, quello dove proviamo più o meno tutte le biciclette, ed è un percorso misto con un avvicinamento su asfalto, dove quindi si riesce anche a spingere bene, si vede qual è la rigidità della bicicletta, dopodiché salita su sterrato con qualche tratto tecnico, dopodiché si ha una bella discesa iniziale, bella scassata con rocce, roccette, qualche curva stretta, passaggi tecnici lenti, dopodiché si entra nel flow e da lì tutto stretto si va a velocità Mach 12 dentro nello stretto, e lì davvero è dove ci si diverte di più. Cosa dire di questa USMA SLR su quel tracciato? Allora, la prima cosa che ho sentito quando sono salito in bicicletta, quando ho agganciato il pedale e ho dato il primo colpo, ragazzi, qua è super rigida, ogni singola cosa che
punti sui pedali questa bicicletta, pum, parte e va, ti porta veramente a velocità inenarrabili. Si comporta su asfalto e sullo scorrevole come una bicicletta da strada. La rigidità è assolutamente la stessa. Con la forcella completamente chiusa la rigidità è super elevata. Le ruote Mike K1 Evo sono rigide ma non così rigide e vanno a mitigare un po' questa rigidità estrema della bicicletta, altrimenti per esempio con un paio di ruote super rigide come erano le vecchie Envy, qui siamo davanti a una bicicletta da strada a tutti gli effetti, copertoncino da gravel e ragazzi si va a comandare la domenica in gruppo su asfalto qua senza problemi. Ma qui parliamo di mountain bike. Quindi super rigida in salita, sullo sterrato scorrevole anche lì dà veramente tanto di potenza sui pedali. Sullo scorrevole sterrato si riesce a tenere bene la ruota a terra e la bicicletta avanza con una potenza veramente alta. Sullo scassato in salita, sul tecnico, bisogna avere una buona padronanza del mezzo, una buona tecnica di guida, perché col carro così rigido tende a saltellare un po' sui vari ostacoli, quindi bisogna essere capaci di tenere bene il posteriore schiacciato a terra per non andare a perdere di trazione. Uno dei consigli che abbiamo seguito, che ci hanno detto anche i ragazzi del team, è quello di tenere pressioni più basse sul posteriore, soprattutto utilizzando un inserto. In questo caso, come il team Vidier Pirelli, abbiamo utilizzato il Pachevo Light di Andreani, che comunque per noi sono abbastanza una sicurezza, soprattutto sul posteriore delle hardtail. Io personalmente sulle hardtail al posteriore metto sempre l'inserto, perché secondo me veramente cambia la bicicletta. Sull'anteriore io non sono un grande amante, Lorenzo l'ha usato proprio perché in gara voleva evitare problemi. Quando si arriva in cima, da lì parte la discesa e lì i giochi si fanno molto interessanti. Si fanno molto interessanti per due ragioni. Se si ha tanta tecnica di guida, se si ha tanto manico, questa bicicletta diventa una lama, una spada. Super veloce, si riesce a guidarla senza problemi, però bisogna avere manico proprio perché è una bicicletta molto rigida, sia all'anteriore sia al posteriore, perdona molto poco, cioè non bisogna sbagliare le linee. Sui tratti tecnici e veloci bisogna entrarci belli convinti, tenere saldamente il manubrio e passare forte, dritti, e lì la bicicletta va sopra. La si sente un po' imbizzarrirsi, ma se si ha tecnica la si tiene e qua si va veramente veloce. È una hardtail pura da gara, quindi essendo una hardtail pura da gara, essendo una hardtail pensata per la massima performance, è anche pensata per un utilizzatore di alto livello che sa quello che fa in bicicletta. Se si ha buona tecnica questa diventa veramente velocissima. Mentre devo dire che nelle discese, quelle più scorrevoli, quelle più lunghe, sulle strade larghe come possono essere quelle che si incontrano soprattutto in tante marathon e tante gran fondo italiane, il fatto che sia abbastanza lunga come interasse la fa stare ben attaccata a terra e lì si riescono a fare delle belle velocità con un ottimo controllo. Io personalmente comunque metterei sempre un telescopico, sempre perché va a facilitare un po' il controllo della bicicletta. Se proprio cercate il massimo peso e massima leggerezza, allora sì, un bel reggisella rigido e via. Ma io nell'utilizzo in gara, perché non si sa mai quello che si incontra, personalmente preferisco sempre avere un telescopico. Opla. Il tempo era buono per il com. Quello che invece ci ha veramente fatto piacere di questa Usma SLR è nello stretto scorrevole. I sentierini single track, tutti che passano attorno agli alberi, lì è veramente velocissima. Si riesce a fare le curve in un attimo, dove gli altri magari prendono un po' più di tempo per allargare la curva, qui si passa stretto, si allarga e la bicicletta esce velocissima come una fionda fuori dalle
curve. Devo dire che quello è uno dei suoi punti forti, proprio la velocità di cambio di direzione. Nello stretto è veramente fulminea. Questa cosa naturalmente è proprio perché è una bicicletta molto rigida, quindi dà anche quella sensazione di poter cambiare di direzione in maniera super veloce. Allora, sulle lunghe distanze è una bicicletta abbastanza comoda. È un hardtail, quindi la comodità di un hardtail su una gara da 5-6 ore è relativa. Questa, nonostante sia così rigida, sia così aggressiva, sia così impregnata di agonismo, è risultata piuttosto comoda. L'Urta Bar non solo è bello da vedere, perché personalmente lo trovo uno dei manubri integrati più belli proprio esteticamente, perché ha una linea abbastanza sottile, non è troppo scavato verso l'interno, non è troppo bombato verso l'esterno, quindi ha una linea bella pulita che a me personalmente piace tanto, ma quello che devo dire è che riesce a far assorbire veramente tanto le asperità del terreno, e questa cosa su un hardtail è importantissimo. Anche il caro posteriore, benché sia molto rigido lateralmente, come compliance verticale è abbastanza buona. Non è eccellente, non è il miglior carro posteriore più comodo che abbiamo mai provato, il giusto mix di massima performance con il giusto comfort sulle lunghe distanze. È una bicicletta, come dicevo prima, dedicata a un pubblico già evoluto, quindi qualcuno che è già allenato e abituato a stare tante ore in sella e che si allena proprio per quello che è il mondo delle lunghe distanze o delle gran fondo. Quindi qui abbiamo chi ha schiena, addominali, braccia, gambe già allenate, pronte per fare una gara, quindi a ritmo gara, su un hardtail. Io personalmente credo che questa sia una bicicletta italiana creata molto specificatamente per il pubblico italiano. Anche agli spagnoli piace molto, quindi una bicicletta pensata per il weekend warrior che corre tutte le domeniche, che vuole correre nelle gran fondo, nelle marathon, ma perché no anche in qualche cross country regionale dove il livello tecnico non è elevatissimo, dove non servono biciclette a 120 mm per andare a superare un gap di 6 metri come vediamo in Coppa del Mondo. Qui invece abbiamo una struttura leggera, performante, che è l'ideale per quello che sono l'85% delle gare che vediamo in Italia. Una bicicletta italiana per gli italiani. Sono molto curioso di vedere quando Fabian Rabesteiner e Samuele Porro utilizzeranno anche in questo 2023 la USMA SLR. Sono quasi certo che sulla Hero Dolomites e anche probabilmente sulla Dolomiti Superbike sarà la scelta assoluta del team Wilier Pirelli, ma comunque ci saranno altre gare dove secondo me questa USMA SLR potrebbe essere l'arma vincente. Sicuramente l'arma è la parola giusta, perché qui siamo davanti a una bicicletta da sparo. Benissimo ragazzi, spero che quello che abbiamo provato in sella alla USMA SLR vi abbia interessato, e se siete arrivati qui fino a qua credo proprio di sì, quindi la cosa migliore che potete fare è seguire i 3 consigli finali, ovvero mettere un bel like a questo video, iscrivervi al canale cliccando sul bottone rosso qui in basso e soprattutto gas aperto. Alla prossima! Oh.